non c'è il rispetto assoluto della natura, eccetera, sono tutte balle quelle lì. Citazione Attilio Scienza. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza. Today, Professore announces his upcoming new book, Vine and Prejudice, and tells us about racism in viticulture. With more wine and more pizza for good measure. Richard lo conosci benissimo, ormai è il tuo traduttore ufficiale, ok? Vorrei raccontargli un po' questo libro nuovo, il progetto editoriale, The Vine and Prejudice. Allora, Attilio, raccontaci com'è nato questo libro. Questi scritti nascono molto tempo fa, in occasione della prima ondata della viticoltura biodinamica. Bisognava dare un senso e un contenuto a questa scelta, perché molte persone che facevano biodinamica conoscevano il nome di Steiner, ma non avevano la percezione di come Steiner si fosse messo in testa di fare questa ipotesi, diciamo così, di questa viticoltura particolare. Ho pensato che fosse necessario collocare Steiner nel suo tempo, prima del Novecento, un periodo molto particolare per l'Europa, particolare per gli aspetti politici, ma anche per gli aspetti scientifici. E si crea una sorta di contrapposizione culturale, ideologica, tra quelli che volevano mantenere la tradizione dell'agricoltura precedente alla chimica e quelli invece che volevano introdurre la chimica nell'agricoltura. In questo clima di grande tensione, sia politica che scientifica, Steiner viene preso, diciamo così, quasi alla sprovvista, quando lo invitano a fare una serie di lezioni ad un gruppo di agricoltori della Slesia. La Slesia era un territorio di bassa fertilità e lui, così, dopo una serie di lezioni, dice: fate così, prendete i rumini delle vostre vacche, mescolateli al letame e fate dei compost. E dopo distribuite questi compost, questi mede nei vostri campi. Questa cosa ha un successo clamoroso. Da qui parte una iniziativa fatta da un gruppo di inglesi, i quali capiscono da fare. Gli inglesi chiamano Steiner in Inghilterra a fare una serie di lezioni, come ha fatto in Slesia, con grande successo, perché lui alimenta questa strana filosofia che rifiuta l'aggressività della chimica o comunque della ricerca anche genetica, per tornare un po' alle radici, a questa specie di agricoltura tradizionale del passato. Questo è il segreto. Allora io ho pensato di raccontare questa cosa cercando di far capire a chi fa biodinamica che non ci sono delle spiegazioni scientifiche a quello che fa la biodinamica, ma ci sono solamente delle sensazioni olistiche, no? Non c'è una spiegazione, che bisogna stare molto attenti, perché Steiner, che era astemio, lui non applicava queste cose alla vite, le applicava ad altre culture, quindi l'ipotesi steineriana poteva funzionare bene senza nessun problema. Allora io ho cercato di dare una spiegazione più profonda. Okay, so why don't you tell us your experience, what the book is about, and perhaps tell us what the challenges were, etc. The book is called Vine and Prejudice. It's called Vine and Prejudice, first yeah, of all. with a subtitle, Fake Science and the Search for the Perfect Grape. So it covers a lot of history, a lot of science. It goes back right to the very origins of species. But it also brings the discussion right up to the present day with climate change and racism, discrimination, genetic engineering, so how we can use science to tackle some of the issues that the industry is currently facing. So it was a challenge translating it, not least because I'm not particularly scientific, so a lot of the vocabulary Scienza writes in a way that's so rich with history and science and mythology. So the initial draft, if you like, involved a massive glossary and a massive section of footnotes, but we've since tried to incorporate a lot of that text into the body of the text itself and we've got this little feature which we call Scienza Says, which just gives some technical explanations, I suppose,
for some of the more scientific and technical details. But we're nearly there. It's nearly finished. Yeah. So listen, who would you recommend for? Who's this book for? That's a good question. I mean, the audience, I guess, we're trying to strike a balance between the wine geeks and the people that already have a degree of knowledge, the people that are likely to be most interested in this book, but also to try and make it accessible to people who don't have a particularly strong scientific background. But yeah, anyone in the wine community, whether they're a professional or just an enthusiast, I think is going to get something from this book. Questo approccio culturale di rifiuto in fondo dell'innovazione genetica e della ricerca ha trovato un facilissimo incontro con gli OGM, perché la cultura degli OGM in fondo si basa su queste cose qui, su questo rifiuto dell'intervento dell'uomo all'interno della natura, all'interno del DNA. Allora, quando c'era Steiner non si conosceva tutte queste applicazioni del DNA assolute, perché sono venuti fuori molto più tardi. Quando si è cominciato a pensare di poter intervenire con tecniche un po' invasive sul DNA, allora si vengono evocati tutti questi principi della cultura olistica di Steiner, questo ritorno alla natura, questo grande rispetto della terra e della sua complessità. L'uomo è sempre stato molto più aggressivo prima. L'uomo aveva bisogno e voglia di agire nella natura, di plasmarla secondo i suoi desideri, magari rispettandola poco. Dopo è venuto fuori, dopo Steiner è venuto fuori questa visione un po' diversa, a mettere in crisi il sistema, a dire ma abbiamo altre strade, non è quella lì la strada giusta. Queste soluzioni ha trovato un terreno molto fertile, proprio in un periodo in cui c'è questo progressivo distacco dalla campagna. Il rapporto con la natura si è modificato perché siamo pieni di paure. La paura provoca nel consumatore angoscia e lui si sente in un certo senso legittimato a difendere il mondo. E come fa a difendere il mondo? Lo difende consumando prodotti biodinamici, consumando prodotti senza chimica. E abbiamo sbagliato a raccontare, a usare la parola naturalità. Non esiste la parola naturalità, perché naturale è ciò che nasce da solo, spontaneamente. Allora, una fragola in un bosco è naturale, un bosco della giungla africana è naturale. Però il vino non può essere naturale. Non c'è naturalità nel vino, perché il giorno in cui l'uomo 15 o 20 mila anni fa, con il Neolitico, ha cominciato a domesticare le piante selvatiche, le ha rese estremamente sensibili alle condizioni ambientali, da sole non possono più vivere. Tutto ciò che è coltivato non è più naturale. Allora questo è l'equivoco. Tune in next week for the next episode of Scienza in the Mensa, tasting, talking, and delving into history. For more fascinating interviews from the world of wine, go to ItalianWinePodcast.com or find us on SoundCloud, Himalaya, Spotify, or wherever you get your pods. Chin chin, and thanks for listening.